Bentornati a tutti al Caffè Letterario. Oggi, sempre per il ciclo di incontri sugli autori del Novecento, vediamo Non chiederci la parola di Eugenio Montale. E voglio partire subito dall'ultima frase. Codesto solo oggi possiamo dirti ciò che non siamo, ciò che non vogliamo. Attraverso queste due affermazioni, però in negativo, non siamo e non vogliamo, Montale tocca due aspetti importanti dell'uomo, l'aspetto esistenziale e l'aspetto etico. Vedremo quale ruolo ha la poesia nella condizione umana, quindi nell'esistenza dell'uomo, e qual è invece il ruolo etico della sua poesia, perché non avrà più un valore conoscitivo, ma un valore etico. Ma voglio partire con una precisazione però. In un'intervista che Montale rilasciò nel 68, che cosa ci dice a proposito del significato di questa frase e di questa poesia in generale, quindi del non chiederci la parola? Che qui non si rifiuta, non è una presa di distanza, non è un rifiuto, un allontanamento dal fascismo e quindi dal nazifascismo, dalle idee politiche dell'epoca. La politica qui non c'entra assolutamente niente. Qui lui sta facendo una dichiarazione di poetica, è un discorso filosofico e poetico, è il rifiuto per un certo tipo di poesia, lo dice lui stesso, cito testualmente, era il rifiuto di un modo di fare poesia. All'aspetto politico, quindi al rifiuto del fascismo e poi al suo anche impegno come antifascista, arriverà soltanto dopo, in seguito. Lo dice nel 25, avevo 21-22 anni, ero giovane, appartenevo ad una società, ad una generazione che aveva appena superato la prima guerra mondiale ed era riuscita quindi a non lasciarci la vita, a non lasciarci le penne, lo dice lui stesso. Quindi eravamo veramente abbandonati a noi stessi, senza più alcun punto di riferimento. È una società che sta cambiando molto rapidamente, pertanto non c'erano dei punti fissi, non c'erano degli appigli, non c'era un futuro, tutto era incerto, perché è una società che sta cambiando in maniera dinamica, non ci sono più certezze. La Belle Époque era stata polverizzata in pochissimi anni a causa di questa grande guerra e pertanto gli autori di questo primo Novecento sapevano soltanto ciò che non volevano più fare, un certo tipo di poesia, e il grande modello da cui tutti prenderanno le distanze sarà proprio Gabriele D'Annunzio, quel tipo di vita, quella vita inimitabile, l'Ubermenschen, quell'uomo straordinario che tenta di plagiare, di plasmare le folle, di incantarle. Ormai è un uomo ed è un modello che non attira più e che soprattutto viene disprezzato anche in un certo senso. Certo, qualcosa ha insegnato, vedremo che lo stesso Montale prenderà spunto per il suo linguaggio anche ricercato, ci sono dei termini aulici, ma tutto poi viene inserito in una condizione umana quotidiana, deliricizzata, e quindi c'è un abbassamento lirico straordinario e molto importante in sostanza. Però ecco, questo è importante, non c'entra nulla l'allontanamento dal fascismo, quel non vogliamo, non è il rifiuto quindi del dittatore, di un certo tipo quindi di politica, non c'entra niente. Adesso lo vedremo proprio analizzando la poesia. Subito parte, sia nella prima che nell'ultima quartina, perché queste sono tre quartine di lunghezza variabile, parte sia all'inizio che alla fine con questa chiusura, quindi poi apertura e chiusura ad anello, con due imperativi negativi: non chiederci la parola, non domandarci la formula. Quindi non posso darti né la parola né quella formula magica che possa aprirti dei mondi straordinari, che possa schiuderti un mondo che tu non puoi cogliere, perché soltanto il poeta ha questa capacità. Quindi di nuovo c'è questa idea che il poeta riesce a sentire, a percepire, a vedere oltre, andare oltre la scorza, oltre quindi quel muro, quello scalcinato muro. C'è un varco, la ricerca quindi dell'anello che non tiene. Però in Montale, negli autori del Novecento, questa speranza, questo barlume di salvezza, pur ricercandolo sempre, purtroppo non arriva mai, non si presenta mai, non si riuscirà mai, cioè a fuggire da questa realtà. Tendo all'assoluto, ma non potrò mai più raggiungerlo, perché il muro, come abbiamo visto l'altra volta, ha in cima
cocci aguzzi di bottiglia, quindi non potrò mai andare oltre la siepe, vedrò questo muro e il mare, quella forza vitale, quella vita inimitabile di D'Annunzio, l'Ubermenschen, è ormai al di là dal venire, non potrà più esserci, ed è questa la condizione umana che descrive adesso Montale. È una questione di mediocrità, il grigiore della vita quotidiana, la sofferenza, la solitudine, tutti i temi del male di vivere dell'uomo che, pur volendo tendere all'assoluto, non potrà mai più raggiungerlo e quindi non sarà mai più felice. Però è interessante perché, nonostante il pessimismo, questo tentativo quindi di ricercare un barlume di speranza non viene mai meno, quindi la volontà, il desiderio di trovarlo c'è sempre, ma vedremo che il poeta ormai avrà in mano tanti pezzi del puzzle, ma non potrà mai più assemblarle per avere un quadro d'insieme, ed è dunque il fallimento del ruolo del poeta, non è più un vate. Quindi questa poesia, in realtà, in questa dichiarazione di poetica si prendono le distanze da tutti i grandi autori del passato, partendo addirittura dagli autori che erano stati ospiti di Mecenate durante l'epoca augustea, durante quindi il principato di Augusto, per poi passare alle tre corone: Dante, Petrarca, Boccaccio. Petrarca, che fu incoronato con la corona d'alloro a Roma, addirittura fu riconosciuto il suo grandissimo lavoro per il canzoniere, per l'Africa naturalmente, perché in realtà poi lui divenne famoso all'epoca per l'Africa, cosa che noi invece oggi abbiamo dimenticato. Quindi veramente ci sono tantissimi autori, tantissimi poeti che furono considerati, che furono ascoltati, soprattutto che sono stati dei vate, cioè un poeta guida che ha insegnato ed ha indicato la via ai popoli. Pensiamo a Manzoni, al suo grande impegno anche politico e soprattutto linguistico. È un senatore che tenta anche di costruire la lingua nazionale, quindi l'italiano, partendo dal fiorentino. Pensiamo ad D'Annunzio, pensiamo a Pascoli, anche loro, pur riconoscendo nel decadentismo il declino del poeta. Pensiamo a Baudelaire, il poeta ha perduto l'aureola, non ha più quindi quel ruolo di guida, non è più sul piedistallo, è l'albatro che è stato detronizzato, questo lo sappiamo. Però sia Pascoli che D'Annunzio ancora tentano di recuperare e di preservare quel ruolo che hanno. Pascoli ci produce la poetica del fanciullino, quindi l'uomo è il novello Adamo che dà il nome a tutte le cose, e soprattutto è ancora in grado di cogliere quello che gli altri non vedono, un mondo che agli altri è precluso. Pensiamo al simbolismo francese, qui vedremo nell'ultima quartina proprio la critica al simbolismo, anche se io metto in campo delle analogie per evocare dei sentimenti e delle emozioni, non riesco più a cogliere quel mondo, non riesco più cioè a bucare il velo di Maya, come dirà Schopenhauer, non riesco più ad andare oltre la realtà, non riesco quindi ad avere quella verità universale in tasca, e chiunque cerca di vendercela, chiunque è sicuro di sé e sa tutto, è un povero illuso. È questo che ci dice Montale, lo vediamo proprio adesso, ragazzi. Dice: non chiederci la parola, quindi l'imperativo negativo è categorico, subito, che squadri da ogni lato l'animo nostro informe, cioè non chiedermi di poter definire una cosa che in realtà è informe, lo dice la nostra anima, la nostra interiorità è informe, cioè non è definibile, non è disegnabile in tutti i suoi contorni. Cosa sta dicendo? Che noi siamo dei pozzi profondi, siamo un abisso, un turbinio di emozioni infinite. Come diceva anche Vittorio Alfieri, siamo proprio un groviglio di intricate passioni, di inestricabili passioni. Non le possiamo sciogliere, non possiamo neanche conoscere noi stessi fino in fondo. E qui ci viene in mente Socrate: nosce te ipsum, conosci te stesso. Ma se non sono neanche in grado di conoscere a fondo me stesso, come posso conoscere gli altri? Come posso conoscere, cioè, tutta la realtà che mi circonda? Quindi non chiedermi la parola, cioè non potrò più fare questo tipo di poesia, non sono più un poeta vate, non sono più come Ariosto, come Tasso, come i grandi autori del passato che vivevano a corte ed erano protetti, stipendiati e guidavano la società, indicavano quali fossero i valori importanti da seguire e a cui rimanere ancorati. Adesso
queste cose non ci sono più, il poeta non è più in grado di farlo, perché la società del Novecento è la società del profitto, del dio denaro, del lavoro, solo questo conta. Come ci dirà Verga, l'arte rimane un lusso per scioperati. Non posso più guidare le folle perché gli uomini non chiedono più nulla dai poeti e lasciatemi divertire, come dice Palazzeschi. Adesso sto saltando da un autore all'altro perché voglio collegarli tutti insieme. Faremo proprio una lezione che avrà come titolo Qual è il ruolo del poeta? Cosa resta da fare al poeta? E vedremo che Saba ci risponderà la poesia onesta. Montale invece ci dice con un grande onestà intellettuale che l'uomo del Novecento è in crisi. Viviamo soltanto in una società del profitto dinamica che è in continua evoluzione, quindi Montale è anche un autore estremamente moderno e attuale, perché mai quanto in questo momento siamo privi di punti di riferimento. I ragazzi spesso sono abbandonati a loro stessi, non hanno più una figura importante a cui rivolgersi e soprattutto non ci sono più valori universali da difendere, perché tutto viene messo in discussione, messo in crisi, non ci sono più certezze. Quella stessa condizione, come dice nella sua intervista Montale, che stavano attraversando questi ragazzi, questi giovani ritornati dal Monte Grappa, dalle Pietraie del Carso, dal Piave, quindi tutti coloro che erano tornati dalla Grande Guerra e che sono senza meta. E che cosa sanno? Solo quello che non vogliono più rivivere una esperienza del genere e soprattutto non vogliono più un certo tipo di poesia, perché hanno capito che questa verità assoluta non esiste. L'unica cosa certa dell'uomo moderno è il dubbio. Tutto viene messo in crisi e, come dice un proverbio, il dubbio è il nemico della fede. Pertanto, dice Montale, non chiedermi quella parola perché non ho più nulla da dire, non so quale sia la verità, non so quale sia la strada da seguire per raggiungere la vera felicità, non la conosco più. E infatti poi dice, e a lettere di fuoco lo dichiari, cioè non posso più quindi dichiarare, definire con lettere di fuoco questo nostro animo, la nostra interiorità, il fuoco. Anche il fuoco è informe, però, se vogliamo, brilla, quindi risplende di luce molto incandescente, molto forte, però anche il fuoco ha una sagoma, una figura che è continuamente mobile, che non sta mai ferma, come il nostro animo, e risplenda come un croco, come cioè un fiore giallo, il fiore molto appunto brillante dello zafferano, perduto in mezzo a un polveroso prato. Notate la literazione della lettera P, perduto in un polveroso prato, perché è la condizione esistenziale dell'uomo moderno. L'uomo, il nostro animo, quindi la persona, perché in realtà qui sta parlando di una condizione universale di tutti gli uomini, l'uomo è come quel croco, come quel fiore che è perduto, quindi che è isolato, solo. Ecco il tema quindi della solitudine esistenziale. Noi siamo insieme ad altre persone, ma in realtà spesso ci sentiamo soli. Quante volte camminando in mezzo a una folla ci siamo sentiti soli, come se non ci fosse nessun altro, come se fossimo chiusi in una bolla di vetro, in una campana, in una bolla, e nessuno era in grado di sentirci. Non c'è più quindi la comunicabilità, non c'è comunicazione. È un mondo che purtroppo è isolato, è un mondo che pensa solo al profitto e non ci ascolta più, non siamo ascoltati e non ascoltiamo gli altri. Quindi siamo come quel croco perduto in un polveroso prato. Di nuovo l'arsura, l'aridità, l'isolamento. Questi sono i temi del male di vivere. Quindi quel croco diventa il correlativo oggettivo della condizione interiore del poeta. Di nuovo quindi ad un sentimento, ad una emozione si va ad associare poi un'immagine, un oggetto o, come in questo caso, un fiore. Non ci sono più analogie che possano evocare mondi sotterranei, mondi nascosti. Vi ricordate Gabriele D'Annunzio cosa diceva nella Sera Fiesolana? Perché bisogna fare il confronto, attenzione, sarà una lezione approfondita ma interessante. Cosa dice nella Sera Fiesolana? Io ti dirò verso quali reami d'amor ci chiami il fiume. Io sarò in grado di dirti dove ci chiama il fiume, in quali reami d'amore, cioè dove ci conduce. Vedete, il poeta Vate sa
quale sia la strada, conosce il sentiero. E poi che cosa dice ancora? Ti dirò per qual segreto, quindi conosce il segreto della realtà, quelle colline che sembrano delle labbra, che si incurvano, dice, quasi a chiudere un divieto, cioè le colline, il mondo, no? Sembra quasi come un paio di labbra che stanno per schiudersi, per rivelarmi quel segreto che però è taciuto agli altri. Ecco, il poeta Vate è questo, è colui che sa andare oltre la realtà, che coglie la verità e che poi la riferisce. Anche Ungaretti ce lo dice, però è più onesto intellettualmente, perché il poeta si immerge nel porto sepolto, ma non risale più con l'intero relitto, quindi con l'intera verità in tasca, ma soltanto con un frammento, come ci sta dicendo anche Montale. Però Montale va oltre, perché sì, forse posso anche cogliere un barlume di speranza, un barlume di verità, ma non posso più metterlo insieme con gli altri pezzi, quindi tutto diventa relativo. Non è un caso che nel Novecento ci sia anche la teoria della relatività, tutto è relativo, cioè tutto collegato, però nulla è più universale. Quelle certezze granitiche di Dante, perché Dante, uomo del Medioevo, ancora crede in certi valori e soprattutto ha la certezza che Dio poi interverrà e risolverà tutti i problemi. Lo stesso dicasi per Manzoni nei Promessi Sposi: se anche non posso essere felice in questa vita, lo sarò sicuramente in quella futura. Cerco di risolvere, di migliorare le condizioni del presente con la mia ragione. Quindi c'è ancora quella cieca fiducia, o comunque quella fiducia positiva, insomma, nella raison, cosa che adesso però non c'è più. Io sono quell'uomo che ha in mano le tessere del puzzle, ma non sono più incastrabili tra di loro, non le posso più quindi completare per avere la visione d'insieme. Assolutamente no. Cioè ogni frammento, ogni coccio aguzzo di bottiglia rimane irrelato, come vi ho detto l'altra volta, cioè non si può più incastrare con nessun'altra cosa, e questo è il dramma. E infatti cosa ci dice ancora l'uomo? Vedete l'esclamazione, notatela, c'è invidia in queste parole, perché Montale invidia quest'uomo. L'uomo, beato l'uomo che se ne va sicuro, colui che se ne va, che cammina certo, tranquillo, che non ha nessuna preoccupazione, che cammina senza nessun problema e non si pone i problemi. Come diciamo spesso, no? Quell'uomo non morirà mai di infarto. È questo che ci sta dicendo Montale: beato l'uomo che se ne va sicuro agli altri ed a se stesso amico, cioè colui che a cui va bene tutto, che è amico di tutti, che non si pone mai problemi. Beato lui. Però quell'uomo lì in realtà vive bene soltanto perché ha messo a tacere la coscienza, soltanto perché finge di non sentire qual è il male di vivere, perché non si accorge apposta dei problemi in cui però è immerso e che colpiscono in realtà anche lui. Perché cosa ci dice dopo? E l'ombra sua non cura, cioè non si cura, non si preoccupa della sua ombra, che però la canicola, quindi che il sole del mezzogiorno, quindi che la luce del mezzogiorno, quando è più forte, stampa, quindi imprime sullo scalcinato muro. Ecco, notate questa nuova immagine, cioè in realtà in tutti gli uomini, compreso costui, c'è dell'ombra, c'è oscurità, c'è malvagità e c'è soprattutto quel male di vivere, i problemi, l'isolamento, abbiamo detto, la solitudine, l'incomunicabilità. Vi ricordate Aldo Palazzeschi? Sembra che parliate giapponese, gli uomini non domandano più nulla dai poeti, non si può più comunicare perché il poeta non è più ascoltato da nessuno. È questo il dramma. Ma chi è in realtà quest'uomo che se ne va sicuro? È proprio l'uomo indifferente, quello di cui si parlava in Spesso il male di vivere ho incontrato, cioè colui che ha raggiunto la divina indifferenza. È costui, quello che se ne va sicuro, che è indifferente a tutto e a tutti e non si cura dell'ombra che però stampa sullo scalcinato muro, cioè di quella parte appunto più recondita, più nascosta e più tragica di sé. Quindi ha deciso di mettere a tacere la coscienza, non ha più scrupoli, non si pone più i problemi, è diventato indifferente come quel falco alto levato. Ma è vera vita questa?
Assolutamente no, è questo che ci sta dicendo Montale. Purtroppo anch'io vorrei essere come quella persona, ma non lo possiamo essere perché, come vi dicevo, non siamo nati per essere indifferenti, ci commuoviamo, proviamo compassione, siamo continuamente assaliti dall'ansia, dalle preoccupazioni, quindi è impossibile in realtà raggiungere la divina indifferenza, non ci si può assolutamente arrivare. Notate anche lo scalcinato muro, altro correlativo oggettivo della nostra condizione interiore, il croco che è solo in mezzo al prato impolverato e soprattutto lo scalcinato muro, quel muro che ha perso l'intonaco, che si sta sgretolando. Notate quindi la precarietà della vita, la perdita dei pezzi, quindi delle certezze, dei valori, di tutto ciò che una volta ci rendeva veramente felici. È veramente di un'attualità disarmante Montale, è straordinario questo poeta. E poi come chiude l'ultima quartina? Non domandarci, di nuovo l'imperativo negativo, quindi un'apertura e chiusura ad anello. Non domandarci la formula, ecco qua la matematica, ma anche la filosofia, sapete, quindi tutti coloro che sono convinti di avere la risposta in tasca, di poterci indicare anche una via filosofica per raggiungere il piacere, per raggiungere la felicità. Quindi qua una critica alla poesia, ma anche ai filosofi, non solo al poeta Vate. Che mondi possa aprirti, ecco il mondo di prima della sera fiesolana di D'Annunzio, no? Ma soltanto qualche storta sillaba, cioè ti posso dare solo qualche sillaba. Notate, è legato alla parola di prima, qualche parola e adesso qualche sillaba. Addirittura, vedete, c'è un ulteriore abbassamento lirico rispetto a prima. Non ti do più neanche la parola, non chiedermi la parola, ma solo qualche storta sillaba. Ecco l'abbassamento lirico, la deliricizzazione della poesia. Quindi non solo un cambiamento di poetica dal punto di vista del contenuto, cioè che non posso più indagare la realtà perché non conosco più niente, ma addirittura un abbassamento lirico anche dal punto di vista linguistico. Quali parole potranno entrare nella poesia? Tutte le parole della quotidianità, ma soprattutto sarà una poesia scarna, isolata, arida, semplice e soprattutto legata al linguaggio colloquiale, al linguaggio quotidiano, al linguaggio quindi di tutti i giorni. Quindi non è più una poesia alta, raffinata, aulica, nonostante comunque ci siano delle parole raffinate e ricercate, questo sì. Quindi recupera Montale anche la metrica classica, soprattutto appunto la quartina, come abbiamo appena visto qui, l'endecasillabo, il settenario, le rime interne, le rime, perché comunque ci sono anche le rime, però effettivamente è un grandissimo abbassamento lirico e lo ritroveremo anche soprattutto in Satura, poesie straordinarie che faremo anche quelle, però solo qualche sillaba e secca come un ramo, ecco l'aridità, l'arsura, parole scarne, poche parole, perché non so niente, non so più nulla, non ho più certezze. Quindi notate il ramo, il fiore, lo scalcinato muro, tutti correlativi oggettivi. Codesto solo, e ritorniamo alla precisazione iniziale, codesto solo oggi possiamo dirti, cioè un'unica certezza, ciò che non siamo, ciò che non vogliamo. Quindi in realtà quando Montale parla del noi non è solo un plurale maiestatis come dicono molti, ma è proprio il fatto di farsi portavoce di un'intera generazione. Lo ripeto, lo disse in un'intervista del 68 ad Achille Melli, lo dice proprio: noi appartenevamo a una società e soprattutto a una generazione che era appena uscita da un conflitto mondiale, non avevamo più certezze, però eravamo sicuri di una cosa, di quello che non volevamo più, cioè ripetere una cosa del genere, e soprattutto di un tipo di poesia che non poteva più darci soddisfazione, che non era più possibile praticare per ovvi motivi, naturalmente. Quindi va a toccare il punto esistenziale, quello che non siamo. Non sono più il poeta Vate che può aprire nuovi mondi, e soprattutto posso solo dirti ciò che non voglio più aderire a uno scempio del genere, non voglio più portare avanti un certo tipo di retorica, di ideologia, di certi valori che in realtà si sono scoperti essere dei non valori, perché ci hanno condotto alla tragedia, ovviamente, a questo sterminio, a questo omicidio collettivo, insomma, che è appunto la guerra. È interessante perché quei mondi che possa aprirti
è legato anche, se vogliamo, appunto al simbolismo francese, no? Pensiamo a tutte quelle analogie che potevano schiudere mondi al di là della percezione sensibile. Quindi è molto interessante, ecco, perché ci fa veramente riflettere tantissimo. Il modello che più di tutti poi verrà rifiutato, anche se però bisognerà fare i conti con lui perché ha segnato comunque un'epoca, cioè D'Annunzio, è interessante e lo vedremo perché poi faremo anche un confronto tra la pioggia nel Pineto di D'Annunzio e la pioggia invece di Montale. Vedremo su che cosa piove, però è interessante perché questa dunque è una poesia che apre la seconda sezione, quella degli ossi di seppia, gli ossi, i rottami, come doveva chiamarsi, quegli ossi che il mare rigurgita a riva, che ributta proprio sulla terra, che respinge a riva e che non vuole tenere. Il poeta è colui che viene ributtato a riva, la società lo respinge, è rifiutato, non si vuole più dare ascolto alla voce del poeta e il poeta non sa più che cosa dire agli esseri umani perché non viene ascoltato. Quindi faremo proprio una lezione di approfondimento sul Novecento e vedremo quale sarà il destino e soprattutto il ruolo del poeta. Ma una cosa è certa, come ci dice lo stesso appunto Montale, sappiamo soltanto di non avere più certezze. Ricordatevi, tutti coloro in qualsiasi ambito, dalla filosofia, dalla religione, dal lavoro, tutti coloro che pensano di avere la verità in tasca, che pensano di conoscere tutto, in realtà non sanno nulla, perché l'unica cosa certa è il dubbio e la ricerca continua. Arrivederci ragazzi, a presto.